Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerai i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco. Kimono, Istituto L'Uso Farmaco d'Italia SPA. Ultimo aggiornamento. 8 novembre 2021. Cos'ha Kimono? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Kimono durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci esteri. Cos'ha Kimono? Kimono ha un farmaco a base del principio attivo l'omefloxacina cloridrato, appartenente alla categoria degli antibatterici quinolonici e nello specifico fluorochinoloni. È commercializzato in Italia dall'azienda Istituto L'Uso Farmaco d'Italia SPA. Kimono può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Istituto L'Uso Farmaco d'Italia SPA. Ricetta: RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Classe A. Principio attivo: l'omefloxacina cloridrato. Gruppo terapeutico: antibatterici quinolonici. Forma farmaceutica: compressa rivestita. Indicazioni: Kimono ha indicato nel trattamento delle seguenti infezioni causate da microorganismi sensibili all'omefloxacina. Cistite semplice non complicata. Nella cistite semplice non complicata, Kimono deve essere usato soltanto quando l'uso di altri antibatterici comunemente raccomandati per il trattamento di questa infezione è considerato inadeguato. Pielonefrite acuta non complicata. Esacerbazioni acute della broncopneumopatia cronica ostruttiva, inclusa la bronchite cronica. Nelle esacerbazioni acute della broncopneumopatia cronica ostruttiva, inclusa la bronchite cronica, Kimono deve essere usato soltanto quando l'uso di altri antibatterici comunemente raccomandati per il trattamento di queste infezioni è considerato inadeguato. Prestare attenzione alle linee guida ufficiali sull'uso corretto degli agenti antibatterici. Posologia. La dose normale di Kimono AD1 compressa da 400 mg una volta al giorno, durante o lontano dai pasti. La durata del trattamento va adeguata alla gravità del caso ed al decorso clinico e batteriologico. In linea di massima, il trattamento deve essere proseguito per almeno 3 giorni dopo lo sfebramento o la remissione dei sintomi clinici. In via indicativa, la durata normale della terapia è di 7-10 giorni. Si consiglia di assumere Kimono la sera per ridurre i rischi di sensibilizzazione in caso di esposizione ai raggi solari. Pazienti anziani. La posologia non va modificata se la funzione renale è anormale, clearance creatininica maggiore di 40 ml/min/1,73 m2. Pazienti con danno renale. Poiché copyright Kimono viene eliminato principalmente a livello renale, si consiglia una modifica del dosaggio nei pazienti con funzione renale significativamente ridotta. Quando la clearance creatininica è minore di 40 ml/min/1,73 m2, la dose consigliata per la maggior parte delle infezioni ha una dose da carico di 400 mg, seguita da una dose di mantenimento di 200 mg una volta al giorno, mezza compressa. Pazienti dializzati. L'emodialisi elimina il farmaco solo in quantità trascurabile, 3% in 4 ore. I pazienti emodializzati dovrebbero pertanto ricevere una dose di carico iniziale di 400 mg, seguita da una dose di mantenimento di 200 mg al giorno, mezza compressa. Pazienti con ridotta funzionalità epatica. La ridotta funzione epatica non riduce la clearance non renale del farmaco. L'eventuale riduzione di dosaggio dovrebbe essere stabilita in base al grado di funzione renale del paziente. Non è necessario modificare la posologia in pazienti con clearance di creatinina a 0,40 ml/min/1,73 m2. Controindicazioni: ipersensibilità al principio attivo, ad altri chemioterapici della classe dei quinoloni o ad una qualsiasi degli eccipienti. Precedenti tendinopatie con fluorochinolonici. Dal momento che non è stata stabilita la sicurezza d'impiego ed in particolare non potendosi escludere la possibilità di danni alle cartilagini articolari negli organismi non ancora sviluppati, Kimono non deve essere somministrato alle donne in stato di gravidanza, durante l'allattamento, nei pazienti in età pediatrica e nei soggetti giovani con incompleto sviluppo scheletrico e nei pazienti a rischio di artropatie. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. L'uso di l'omefloxacina deve essere evitato nei pazienti che in passato hanno manifestato reazioni avverse gravi durante l'uso di medicinali contenenti quinoloni o fluorochinoloni, vedere paragrafo 4.8. Il trattamento di, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa.
Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Il sucralfato e gli entiacidi contenenti magnesio o alluminio e di cationi metallo derivati da altre sostanze, come gli integratori minerali, formano chelati con l'omefloxacina, interferendo con la biodisponibilità vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Assumere kimono durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere kimono durante la gravidanza e l'allattamento? Gravidanza. Come per altri chinoloni, la sicurezza d'impiego nelle donne in stato di gravidanza non è stata verificata. Pertanto kimono non deve essere somministrato a donne in stato di gravidanza, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. A causa degli effetti di l'omefloxacina potenzialmente a carico dell'SNC, i pazienti in terapia con kimono, anche con dosaggio normale, possono manifestare un'alterata capacità di reazione, in maniera tale che la guida di automobili o l'uso di macchinari venga alterata. Effetti indesiderati. Gli effetti indesiderati osservati con maggior frequenza, compresa tra l'1,1% ed il 5,6%, negli studi clinici, sono stati di intensità lieve e moderata e principalmente a carico dell'SNC, il sistema gastrointestinale, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Si hanno poche informazioni sul sovradosaggio nell'uomo. In caso di sovradosaggio acuto, lo stomaco va svuotato inducendo il vomito o tramite lavanda gastrica. Il paziente va tenuto sotto stretta osservazione e va sottoposto a trattamento di supporto. Deve essere mantenuta un'adeguata idratazione. L'emodialisi o la dialisi peritoneale difficilmente possono aiutare a rimuovere il farmaco dall'organismo. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Antibatterici per uso sistemico, fluorochinoloni. Codice ATC. Ilunga 01Ma07. L'omefloxacina ha l'acido 1, etil, 6,8, di fluoro, 1,4, di idro, 7, 3, metil, 1, piperazinil, 4, oxo, 3, chinolin carbossilico, un antibatterico sintetico somministrabile per via orale appartenente ai chinoloni. L'omefloxacina ha un chinolone di fluorurato attivo, proprietà farmacocinetiche. Dopo somministrazione orale l'omefloxacina ha rapidamente ben assorbito nel tratto intestinale. La biodisponibilità assoluta è maggiore del 98%. Le massime concentrazioni plasmatiche, Cmax, vengono raggiunte dopo 1,5 ore, Tmax. Dati preclinici di sicurezza. Gli studi di tossicità acuta, subacuta e cronica non hanno evidenziato significativi effetti di tossicità sistemica ed organo. In tutte le specie sottoposte a test, l'omefloxacina non ha dimostrato potenzialità. Elenco degli eccipienti: carmellosa calcica, idrossipropilcellulosa, lattosio idrato, magnesio stearato, polioxil 40 stearato, macrogol 400, ipromellosa, titanio diossido. Fonte: foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.